Ciao a tutti, benvenuti in questa puntata. Oggi parliamo del multitasking, in particolare nello studio dello strumento. Il multitasking, in italiano multiprocessualità, grazie a Wikipedia per questa traduzione, un fenomeno di cui ultimamente si parla tantissimo. Giusto per chi non lo sapesse, è un termine che deriva principalmente dall'informatica e indica la capacità dei computer a svolgere più processi contemporaneamente. Anche gli uomini hanno questa capacità. Tutti i musicisti sono multitasking, a partire dall'usare le mani indipendentemente fino ad arrivare a tutte le cose alle quali dobbiamo pensare mentre suoniamo un pezzo, come per esempio dinamica, intonazione, articolazioni, fraseggio e sfumature varie. Tantissime ricerche, ovviamente americane, ma quante ricerche fanno gli americani? Dottor Meyer, scienziato della cognizione nell'Università di ricerca di Michigan. Non riesco manco a pronunciarlo. Queste ricerche dicono che il nostro cervello non può processare al 100% due compiti che richiedono lo stesso canale di processazione. E inoltre anche la quantità che può processare è limitata. In poche parole, se parli al telefono e scrivi una mail contemporaneamente, una delle due le farai male. Sei di quelli che abbassano la musica mentre parcheggiano? Hai capito tutto. Come per esempio l'uso del cellulare in macchina non è vietato per vietare, è vietato perché noi per leggere i segni stradali e per parlare al telefono usiamo sempre il canale di processazione del linguaggio. Quindi nel momento in cui ci sono troppe informazioni da processare, una delle due ne subisce. Torniamo allo studio, anzi facciamo un paragone, prendiamo un calciatore a caso, Cristiano Ronaldo. Non solo si allena in campo, ma va anche in palestra, dove allena ogni singolo muscolo separatamente. Si fa il suo quadricipite, il polpaccio e di qua e di là. Anche nello studio noi dovremmo fare così. Oltre a studiare le nostre scale, le nostre note lunghe, arco, mano destra, mano sinistra, eccetera, eccetera, sapete voi bene quali sono gli esercizi, potremmo applicare lo studio, io lo chiamo stratificato, direttamente studiando un brano. Vi spiego meglio. Diciamo che vogliamo studiare l'articolazione in una frase di un brano. Prendiamo quella frase e, anziché farla come è scritta, ci concentriamo solo sull'articolazione, ci concentriamo togliendo altri compiti. Togliamo la dinamica usando sempre la stessa, una possibilmente comoda per fare il tipo di articolazione richiesta. Possiamo addirittura togliere anche le altezze delle note, quindi usare solo una nota, dopodiché aggiungiamo le altezze e poi aggiungiamo anche le dinamiche. In questo modo, stratificando, ci concentriamo più su ogni singolo dettaglio di ogni singolo compito. Oppure mettiamo che abbiamo da studiare un pezzo ritmicamente molto complesso. Invece che leggere tutto come scritto, come al solito, togliamo le altezze, prendiamo solo una nota fissa e leggiamo solo il ritmo di quel brano. Una volta che abbiamo sotto controllo il ritmo, possiamo aggiungere le altezze. Una volta che abbiamo sotto controllo le altezze, aggiungiamo l'articolazione, eccetera, eccetera, e così via. Questo metodo è applicabile praticamente a tutti i segmenti di una performance, di un'esecuzione. Io vi invito a riflettere su questa cosa e provare a sperimentare questa stratificazione dello studio, perché a me ha aiutato tantissimo. Multitasking o monotasking? E questo è il dilemma. Ma la mia risposta è: nell'esecuzione multitasking, nello studio stratificazione.